Realizzare le legature sugli elastici per elastici circolari. Vi faccio vedere tutto quello di cui avete bisogno e passo per passo cosa dovete fare per ottenere questo risultato. Tutti gli elementi che mi vedrete utilizzare in questo video sono disponibili su msliving.com. Per realizzare questo lavoro abbiamo bisogno di sapone liquido, delle olivette che creeranno uno spessore all'interno dell'elastico, del dinama da 1,5 e 1,8 mm, delle pinze a becco lungo e un utensile, in questo caso un cucchiaio di legno, un ferro e uno strofinaccio. Potete anche utilizzare un cacciavite, l'importante è che entri all'interno dell'olivetta e stia ben fermo. E ovviamente abbiamo anche bisogno degli elastici. Cominciamo con rendere coniche le punte degli elastici, dopodiché inseriremo del dinama all'interno dell'olivetta per realizzare l'ogiva interna dell'elastico. Stiamo utilizzando in questo caso il dinama da 1,5 mm. Andiamo a realizzare un nodo che si andrà a inserire una volta chiuso all'interno della parte concava dell'olivetta. Visivamente questo è quello che ci aspetteremo. Importante è che tutti i nodi siano esattamente gli stessi. Lubrifichiamo l'elastico. Lubrifichiamo anche l'ogiva in dinama, l'asola che inseriremo all'interno dell'elastico. Fissiamo l'elastico all'interno dello strofinaccio così da avere maggiore grip. Poggiamo il ferro o il cacciavite sul tavolo e premiamo con l'elastico. È importante premere con l'elastico avendo ben controllo della situazione. Fate attenzione perché è abbastanza pericoloso se dovesse scappare. Una volta inserito, sfiliamo dolcemente l'utensile o il ferro fuori e procediamo alla legatura dell'elastico. Questo nodo si chiama nodo costrittore e lo sto realizzando con un dinama da 1,5 mm. Più è sottile il dinama, più semplicemente affogherà all'interno dell'elastico. Arrivati a questo stage, il lattice e il dinama insieme avranno una forte trazione, faranno tanta frizione nel momento in cui andremo a tirare, quindi è bene utilizzare un po' di sapone. C'è chi utilizza la cera, per me è più semplice utilizzare il sapone. Dopo che abbiamo messo il sapone o la cera, ecco che entrano in gioco le nostre pinze o qualunque altra cosa voi possiate utilizzare per tenere questo dinama. Vi mettete in questa posizione e piano piano andate tirando, accertandovi che tutto si metta comunque in posizione. Accorciate di nuovo e tirate di nuovo. Voglio puntualizzare che la legatura è stata effettuata dopo l'olivetta. L'olivetta si trova qui. La legatura la va a fermare. Che cosa succede? Chiaramente, nel momento in cui noi andiamo a tirare l'elastico, l'olivetta non esce perché è fermata dal nodo. Procediamo adesso alla realizzazione del nodo bandiera, che sarà una delle parti più importanti. In questo caso stiamo utilizzando un dinama da 1,8, più spesso rispetto a quello utilizzato precedentemente, poiché si andrà ad attaccare sopra la pinnetta dell'asta o sopra il perno. È importante che questo spezzone di filo sia quanto più corto possibile, perché più sarà corto, più elastico utilizzeremo e maggiore sarà la forza che avremo sul tiro.